Ciao, sono Giancarlo Perbellini. Oggi siamo a Verona in uno dei miei locali, il Tapasotto. Per il concorso Acqua di Chef oggi vi presento la mia versione del vitello tonnato. Gli ingredienti per questa ricetta sono sedano, carote e cipolla, acciughe, tonno, capperi, uova, sale, olio extravergine d'oliva e un goccio di vino bianco. E naturalmente in finale il vitello. Io ho scelto di farlo con la costata del vitello, parte della costa della bracciola, ma si può fare benissimo anche col girello, come è normalmente nella tradizione. Come prima cosa prepariamo le verdure per il nostro brodo vegetale. Puliamo il sedano, le carote e la cipolla. E prepariamo una mirepoix di verdure, una mezza cipolla e una costa di sedano. A questo punto lasciamo bollire piano piano il nostro brodo per circa 20 minuti. Nel frattempo prepariamo le uova, un uovo cotto a 4 minuti, il resto delle uova cotte ad 8 minuti che serviranno per la guarnizione. Prendiamo le nostre uova, le mettiamo in acqua fredda e le mettiamo a bollire. Un uovo lo leveremo a 4 minuti, il resto lo portiamo ad 8 minuti e facciamo raffreddare. A questo punto prepariamo la nostra carne. Finché aspettiamo il brodo andiamo a disossarla. Naturalmente le ossa le terremo per fare dei fondi, dei brodi e anche tutte le parature del vitello andremo a pulirla completamente. Leviamo e puliamo completamente la nostra sella. Una volta levate le ossa, questa si chiamerà sella di vitello. Leviamo tutto il grasso e i filamenti. Il nostro vitello è perfettamente pulito, adesso andremo a legarlo. Nel frattempo però leviamo l'uovo a 4 minuti dall'acqua. Ecco, andiamo a legarlo abbastanza stretto. Qua il nostro vitello, in modo da dargli una forma abbastanza tonda. A questo punto, una volta che il brodo vegetale è pronto, lo andiamo a mettere poché per all'incirca 20 minuti per chilo. Questo circa sono 450 grammi, per cui gli daremo all'incirca 10 minuti di cottura. Una volta che il vitello è immerso nel nostro brodo vegetale lo lasciamo circa 10 minuti senza farlo bollire, ma mantenendo una temperatura di 93-94 gradi. Ora iniziamo a preparare la nostra salsa di tonnato. Dal nostro brodo vegetale raccogliamo un po' di verdure e le mettiamo nel frullatore, insieme con del tonno, un filetto d'acciuga, i capperi, l'uovo che abbiamo cotto a 4 minuti, olio extravergine d'oliva e il vino bianco. Il tonno già scolato dal suo olio, un po' di capperi che danno la parte leggermente acida, un filetto d'acciuga e l'uovo cotto a 4 minuti che sarà un uovo leggermente pastorizzato. Mettiamo un goccio di vino bianco e a questo punto iniziamo a frullare e montiamo l'olio extravergine d'oliva. Nel frattempo scoliamo il nostro vitello poché e lo lasciamo raffreddare per qualche minuto. E nel frattempo vado a passare la nostra emulsione di tonno al setaccio. Una volta passata al cinese l'emulsione di tonno, andiamo a metterla nel sifone. E andiamo a caricare con 3 cariche di gas. Da questo composto ne otterremo un'idea di
una pseudo maionese ed è una salsa tonnata. Da questa salsa ne otterremo una leggerezza straordinaria a differenza della salsa tonnata che normalmente è molto pesante. Qui otterremo una sensazione molto areata. Una volta preparata la salsa la riponiamo nel frigorifero e andiamo a preparare il nostro vitello. Leviamo la corda con cui l'abbiamo legato e a questo punto andiamo a tagliare delle scaloppe abbastanza alte. Vedete che la carne è bella rosa. Queste scaloppe di vitello le andiamo a scottare in una padella antiaderente a fuoco veramente forte, proprio per un attimo, parte per parte, e poi la taglieremo a cubi e andremo a terminare il nostro piatto. Salo leggermente da ambo i lati e ungo con un po' di olio extravergine d'oliva. E a questo punto vado a scottare proprio un attimo in una padella antiaderente che è già fumante. Leviamo dalla padella e a questo punto siamo pronti per terminare il nostro piatto. A questo punto prendiamo la nostra carne, la andiamo a parare. Vedete che la cottura all'interno è rosa e andiamo a formare dei piccoli cubi. Andiamo a posizionare la nostra carne sul piatto. Prendiamo le uova sode che avevamo preparato in precedenza. Le andiamo a posizionare tra la carne, qualche pezzettino di filetto d'acciuga. E a questo punto schiumiamo la nostra spuma di tonno e terminiamo con qualche cappero. Ed ecco qua il nostro vitello tonnato rivisto in una chiave leggermente moderna, un vitello rosa e una spuma di tonno. Buon appetito!